Buondì. Mi sembra tanto di. Buonasera. Sto facendo un cartamodello. Il primo cartamodello che faccio nella mia vita. Io ho già cucito delle cose, però sempre senza cartamodello, freestyle. E adesso però mi servono un paio di pantaloni, allora ho detto me li cucio io. E ho anche detto questa volta provo a fare il cartamodello, perché così se mi vengono bene ho un modello già fatto che posso usare per altre volte, insomma, per farne degli altri. Praticamente ho pensato, mi servono un paio di pantaloni e ho pensato me li faccio io, perché di solito in inverno qualcosa lo cucio sempre. Quest'inverno non avevo ancora cucito niente, anche un po' per mantenermi in allenamento, perché se passo un anno intero senza fare niente poi l'anno dopo sono meno capace. Allora ho detto faccio almeno una cosa, no? Cucio almeno una cosa quest'inverno. Le altre cose che ho fatto le ho fatte tutte un po', insomma, prendendo dei modelli dei vestiti che usiamo, mettendoli lì direttamente sul tessuto, disegnando la sagoma, insomma cercando di fare un po' veloce perché erano i primi esperimenti, quindi ero anche gasata di vedere subito come venivano le cose finite, eccetera eccetera. Stavolta ho detto magari faccio solo questo, però lo faccio più pianino, mi faccio il cartamodello, cerco di farlo bene, di capire se funziona già prima di tagliare il tessuto, cosa che non ho mai fatto, cioè voglio provare a evolvere un po'. Ho preso un paio di pantaloni che io uso, che sono i pantaloni forse che uso di più in assoluto, che mi piacciono di più, e ne faccio il cartamodello e poi pian piano vado avanti, però cercando di curare di più ogni passaggio, insomma. Ho visto i cartamodelli che fa la mamma di Leo, Claretta, per fare i maglioni, che se li fa con i fogli di giornale. Prendo il pantalone sulle cuciture praticamente e ricopio la sagoma sul cartamodello. Faccio il dietro e il davanti e poi cerco di capire se riesco a fare in due pezzi, quindi a unire i due dietro e fare, cioè a unire un davanti e un dietro. Vabbè, sto ancora un po' cioè comunque me lo sto inventando, perché così è più divertente per me, però vado dietro a una cosa che c'è già e che va bene, non è che proprio invento totalmente, sennò poi forse uno fa un casino. Il primo paio di pantaloni che ho provato a fare, ho preso il tessuto, ho disegnato una cosa e poi mi sono messa a cucire, ma mi sono dovuta fermare a metà perché non aveva senso, poi li ho messi, non riuscivo neanche a tirarmeli su, quindi ho finito il cartamodello. Adesso mi sono già scritta che questo è il dietro, qua mi scrivo il davanti, 2 informazioni su quello che ho fatto, perché ho fatto il cartamodello giusto senza lasciare i margini di cucitura, quindi me lo scrivo così poi me lo ricordo che sul tessuto poi mi devo lasciare i margini di cucitura, ma adesso non ancora perché andiamo a mungere, però dopo stasera provo a riportarlo sul tessuto. Io sul tavolo e Rita sul divano. Rita. Sto tagliando i miei pezzi. Ho iniziato a fare praticamente già ieri sera, ho riportato il cartamodello sul tessuto, ho tagliato i primi 2 pezzi e adesso con i margini di cucitura che prima non avevo messo, e quindi adesso prendo i 2 pezzi che ho già tagliato ieri e perché li faccio in 4 pezzi questi pantaloni, a volte si possono fare anche solo in 2, io invece faccio con 4 cuciture. Uso un tessuto di cotone che avevo preso in un magazzino qua vicino che smercia scampoli di tessuto. Questo è uno scampolo di cotone, puro cotone, di un bel colore che mi piaceva. Taglio i pezzi, poi provo a imbastirlo con gli spilli e poi si comincia a cucire. Sono contenta, stavo pensando una cosa, che
ogni volta che sto un po' senza cucire, poi cucio qualcosa, sono gasata nera, no? E pensavo, le prime volte che ho cucito qualcosa, anche se poi non mi veniva benissimo, erano le prime cose, quanto ero gasata, e mi ricordo che pensavo, ma perché non ci ho mai pensato, cioè di prendere una macchina da cucire e cucire qualcosa, cioè di provare a fare sta roba, perché non mi è mai venuto in mente? E adesso riflettevo, chissà quante cose uno, se si mettesse a farle, poi sarebbe gasato nero e gli piacerebbe tantissimo e magari scoprirebbe un botto di passioni nuove, ma non ci pensa mai, no? Non gli viene mai in mente. Adesso, per la gioia di Leo, sto mettendo gli spilli, che dopo almeno uno finisce sul tappeto. E poi mi incazzo. Perché me li pianto nei piedi io? Metto gli spilli, in realtà ho già cucito una gamba. Adesso sto cucendo l'altra e faccio una cucitura, quella normale, come si chiama? Dritta, normale, e poi ci faccio una zigzag per chiudere praticamente il bordino, che non si sfrangi. Aspetta che ne butto uno per terra. Questa qui è già cucita. Ha già sia la cucitura dritta che lo zigzag. Poi quando le ho cucite tutte e due passo con le forbici a rifinire questo bordo dove spunta, e poi tanto lo zigzag fa sì che non si sfrangi più niente. Poi per cucire praticamente le due gambe insieme le metto una dentro l'altra, quindi ne tengo una fuori, l'altra gliela infilo dentro. In questo modo i due cavalli combaciano e io posso cucire tutto il cavallo, poi li risvoltiamo e in teoria dovrebbero essere finiti. Ho cucito le due gambe, poi l'ho messa una dentro l'altra, come dicevo prima. Ho avuto un attimo di panico perché le guardavo e dicevo no, non posso fare questa cosa, e poi ho capito che invece bisogna girarne una al contrario, quindi metterla al dritto, l'altra lasciarla al rovescio, poi si mette quella al dritto dentro quella al rovescio e i due cavalli in questa maniera combaciano. Ci siamo, vediamo. Allora, ci sono ancora da fare gli orli, però provo già a girarli una volta e vedere. Il taglio mi piace tanto, ma perché era un paio di pantaloni che, insomma, ero sicura che il taglio va bene. Problema forse è qui in cima, cioè la vita. Io praticamente nel cartamodello ho seguito la curvatura, no? Su consiglio dell'intelligenza artificiale con cui mi sono consultata. Che non ha mai cucito in vita sua. E difatti, secondo me, ho dei dubbi che questi entrino così. Quindi cosa farò? Farò che ci metto una cerniera. Però il taglio è bello, le cuciture penso che vanno abbastanza bene. E insomma, questo è un po'. C'è stato un problemino. No, nel senso che le ho finito di cucirli prima, di assemblare i 4 pezzi che avevo fatto, poi li ho provati e praticamente la paura che avevo si è confermata, ovvero la vita era troppo stretta. Quindi per risolvere ho tagliato la parte circa 10 cm in alto e poi ho cucito una fascia dello stesso tessuto ma più larga, della larghezza dei fianchi praticamente. Ho finito e ne ho già incominciato un altro paio. Allora mi sono gasata perché mi sono venuti bene, via, mi sono venuti che mi piacciono. Faccio rivedere. Allora, questi sono i pantaloni finiti. Qui ci ho messo una cordicella, ho fatto passare una cordicella in un passante per stringere la vita. Allora, mi sono gasata, adesso ne sto facendo un altro paio di un altro colore. Così anche per consolidare un po', perché in realtà verso la fine del primo paio è successa una cosa, cioè che forse avevo già detto prima ma non mi ricordo, quindi la ridico,
che avevo sbagliato una cosa nel taglio. Quindi ho modificato il cartamodello che ho fatto all'inizio in maniera che il cavallo praticamente resta un po' più corto e poi la parte superiore viene completata cucendo una fascia dritta che poi si ripiega su se stessa e nel passante viene inserita una cordicella o un elastico. Qui è dove finisce il cavallo e quest'ultimo pezzo è una fascia dritta ripiegata su se stessa, dentro cui ho fatto passare qui una cordicella, ma si può mettere anche un elastico. Questa è la modifica che mi sono un po' inventata per praticamente per risolvere il problema per cui i pantaloni non entravano. Adesso ne faccio un altro paio e boh, stasera faccio after a cucire. Va bene. Arvezze.